Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2025. 3 carte abbiamo, ragazzi. Imperatore, diavolo e stella. Potrebbe esserci qualche tema legato al potere personale, al potere di manifestazione, al potere di concretizzare un sogno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono 2. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Wow, stella un'altra volta. Abbiamo la carta della morte. Un 4 di pentacoli. Un 4 di spade, un 6 di bastoni, nove di spade e cavaliere di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento generale del mese. E partiamo subito da questa stella che potrebbe fare riferimento a dei sogni, degli obiettivi, a dei traguardi. Andiamo a vederla. Abbiamo 2 10, un 10 di pentacoli e un 10 di... scusatemi, un 9 di spade. Potrebbe esserci qualche tema legato alla famiglia, se già ne avete una, o potrebbe essere qualche tema legato all'idea di famiglia. Andiamo a vedere la carta della morte. Due di bastoni e regina di bastoni. C'è come una trasformazione durante l'autunno, ragazzi. Diciamo che la sensazione è che vi lascerete indietro qualche cosa, potrebbe essere che vi lascerete proprio indietro questo sogno, questo obiettivo, questo risultato. Con il 2 di bastoni c'è effettivamente un po' di titubanza sul dove vado. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, mondo, 4 di spade e 9 di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe lasciare indietro, diciamo, l'idea di gruppo, l'idea di unione, l'idea, potrebbe anche essere un gruppo lavorativo, per qualcuno questo 10 di pentacoli, però è come se ci fosse un desiderio che o arriva a compimento oppure semplicemente è ora di trasformarlo, di cambiarlo, di lasciarlo stare, di andare oltre, mi viene da dire. Quindi dipende dal se lo avete realizzato o no, però è come se fossero giunti, come se fosse giunto il momento di andare oltre. E io credo che con questo 4 di pentacoli molti di voi tendano ad andare verso quello che è la propria stabilità. Avete anche un imperatore che è un numero 4. È come se qualcuno cercasse la propria ricchezza, la propria stabilità, il proprio sentirsi al sicuro senza nessun altro. Cioè io sono in grado di
fare quello di cui ho bisogno per sentirmi al sicuro. È proprio una questione di esercitare il proprio potere personale. Andiamo a vedere il 4 di spade perché ce l'avete 2 volte. 7 di coppe, 6 di spade, cavaliere di bastoni e luna. Sette di coppe e la luna sono carte di proiezione e c'è anche un 6 di spade che è una carta che ci indica il dover lasciare indietro, magari proprio trasformare certe credenze che si sono acquisite durante l'infanzia, certe ideologie, certe, magari anche certi obiettivi. Quando si arriva di solito alla mezza età, diciamo dai 40 fino ai 50 se vogliamo, poi chi più, chi meno o chi prima, chi dopo, c'è come un momento dove ci si chiede, ma è quello che ho fatto fino ad adesso è veramente quello che io voglio fare? Mi sento appagata, appagato in quello che sto facendo, in quello che ho costruito o vorrei qualche cosa di più? E sento che questo 4 di spade, ragazzi, arriva un po' per fare il punto di questa situazione. Cioè, io ho come l'idea che il momento di ritiro spirituale di questo 4 vi possa far capire effettivamente, magari non capirete dove volete andare, però sì che capite che cosa non volete che faccia più parte della vostra vita. Io sento che molti andranno verso questo 9 di pentacoli, verso la propria ricchezza, verso la propria autonomia, verso la propria indipendenza. Però è come se ci fosse bisogno di un periodo di purga. Ok, per diventare ricco, per diventare indipendente, per diventare famoso, per diventare un esperto nella mia materia, per diventare chi voglio diventare, ho bisogno di lasciare indietro tutte queste filosofie di vita, ideologie, vecchi obiettivi potrebbero essere, perché nel momento in cui si vive, diciamo, in una realtà che non è la nostra, ma che è stata creata per soddisfare le aspettative degli altri, ehm, diciamo che gli obiettivi sono A, per esempio, nel momento in cui ci si rende conto che quella non era più la mia vita, o quello non è più il mio lavoro, o quella non è più la relazione per me, ci si rende conto che anche gli obiettivi cambiano, ovviamente. Non sento tanto che sia una questione di relazione, più una questione lavorativa o di esercitare il proprio potere personale ehm, in quanto ricchezza economica. Cioè il 9 di Pentacoli è proprio la carta dell'indipendenza, dell'autonomia e il 4 di Pentacoli in questo caso è qualcuno che si tiene stretto quello che ha. Ma è sento che è come se fosse un risultato che voi avete raggiunto. Può anche essere che abbiate raccimolato un piccolo gruzzoletto e che da lì decidiate di fare qualche cosa di nuovo. È un po' come se in questo autunno, ragazzi, cadessero le illusioni che avete tenuto in piedi fino ad adesso. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un fante di pentacoli e un cavaliere di spade. Qualche cosa di nuovo inizia effettivamente. Con il fante di pentacoli potrebbe essere un nuovo percorso lavorativo, un nuovo percorso di studi. Credo che potreste iniziare a pensare o anche proprio a frequentare quel corso che vi dà quell'attestato, quel percorso di crescita che vi fa capire quella parte della vostra vita. Potrebbe essere quel nuovo lavoro che non sapete tanto se vi piace, però poi alla fine sì, vi piace molto e iniziate anche ad appassionarvi, ad informarvi su come fare di più. Cioè, anche la carta dell'imperatore effettivamente è una carta di lavoro, è una carta di costanza. Quindi, secondo me, ragazzi, per qualcuno di voi potrebbe essere un cambio lavorativo in in questo trimestre, quindi ottobre, diciamo da oggi, dal 22 di ottobre che sto pubblicando fino al 23, mi pare, di 21 o 23, non sono sicura, di dicembre.
Andiamo a vedere il 9 di spade. 4 di coppe. Giustizia. E un'altra volta la stella, ragazzi. È girata al contrario, ma avete 3 volte la stella. Io sento che è come se avesse bisogno di togliervi queste vecchie illusioni. Potrebbero essere appunto, visto che abbiamo la stella inizio lettura, i desideri, i sogni, come vi dicevo prima, ma poi si percorre un certo tipo di strada che vi dà la possibilità di lavorare perlomeno per quello che è la vostra concretezza. Vi dico una cosa, c'è la giustizia al contrario. 4 di bastoni e diavolo. Ci potrebbero essere dei disequilibri dovuti a questo nuovo inizio vostro, a questo... è come se ci fosse un momento, una fase di riconoscimento dove finalmente aprirete gli occhi, dove finalmente vi renderete conto di quello che avreste sempre voluto fare, di quello che vi manca per riuscire a raggiungere il vostro obiettivo, però poi alla fine c'è un 9 di spade che è la stessa carta con cui si inizia, come se ci fossero delle preoccupazioni. Probabilmente qualcuno ha paura di non riuscire ad arrivare al risultato, di non riuscire ad esercitare abbastanza potere. Vi dico, considerate la giustizia al contrario, il 4 di bastoni e il diavolo, potrebbero esserci dei temi anche legati alla casa, E qui abbiamo anche un mondo, quindi per qualcuno si può trattare di un mi trasferisco, scelgo un'altra casa, scelgo un altro posto per vivere. Però è proprio, se foste tanto giovani, potrebbe essere il fatto che decidiate di lasciare l'ambiente familiare e iniziare magari a vivere da soli, a vivere per conto vostro. Mm. C'è comunque un cambio, secondo me, degli obiettivi in questo autunno. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un pochettino settore per settore. Parliamo di lavoro. Allora, qui sento nell'ambiente lavorativo che qualcuno ehm, potrebbe portarsi a casa qualche amara sorpresa. Vi dico, se fosse il discorso del lascio il lavoro, magari è proprio a causa di questa amara sorpresa. Sento che sarete un po' disillusi, sarete un po' delusi anche, ma non tanto delusi perché qualcuno ve ne combina una, più che tutto perché avevate dei desideri, avevate delle aspettative e qui ho come la sensazione che queste aspettative non verranno tanto soddisfatte ed è qui che c'è la parte delle disillusioni, secondo me. E vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere un momento, una fase dove si cambia completamente lavoro e si fa qualcosa di nuovo. Vi dico, c'è anche un 9 di pentacoli. Non escludo che per qualcuno ci può essere come il voler iniziare un'attività per conto proprio senza dover più dipendere da qualcuno, senza dover più avere soci, senza dover più, non lo so, appoggiarsi a quel collaboratore piuttosto che a quel fornitore, come se avessi bisogno di diventare più autonomi, più indipendente, mettere le vostre regole con la carta dell'imperatore, ragazzi. Se parlassimo di amore, ecco, qui vedo che potrebbero esserci delle novità, potrebbe esserci una nuova conoscenza, secondo me, in questo periodo. Diciamo che siete ancora in una fase di passaggio, soprattutto se decidete di traslocare, di trasferirvi magari lontano. Credo che questa conoscenza che farete verrà mantenuta, diciamo così, un po' superficiale, proprio per sapete che prima o poi ve ne andrete, quindi è come non mi voglio coinvolgere tanto, proprio perché tanto so che poi me ne vado, no?
Però, ahimè, sarete parecchio coinvolti invece. Sento come se foste effettivamente un po' travolti da questa, per adesso, conoscenza, mi viene da dire. Per le altre persone che hanno qualcuno in testa, hmm, potrebbe essere la relazione quella ad essere messa in dubbio qui, non essere necessariamente una questione lavorativa. Ehm, Però ho come l'idea che la relazione così come è andata avanti fino ad adesso non funzioni più. Ci sia bisogno di riequilibrare certe cose. Tenete presente, ragazzi, che con la giustizia al contrario, e vi dico, c'è anche un 10 di pentacoli, un mondo, ci potrebbe essere la decisione da parte di qualcuno di prendersi un momento per pensare, e qui lo vediamo con questi due 4 di spade. Tenete presente che con queste due carte io ho la sensazione che ci sia un tema legato al potere, cioè il diavolo rappresenta l'ego, quindi l'ego è quello che si blocca nel ho ragione, hai ragione tu, ho torto io, era giusto, è sbagliato, e credo che sarà un po' quello che vi tormenterà in questo periodo a livello relazionale. Sarete molto indecisi, non saprete bene che cosa fare, se chiudere gli occhi su certi temi, se andare avanti, se continuare a puntare i vostri obiettivi, soprattutto se siete in una coppia e avete come voglia di figli, questo per voi è un tema molto importante. E se non avete gli stessi obiettivi con il o la partner, devo dirvi che l'autunno potrebbe essere un buon momento per decidere di interrompere la relazione. Per quello che riguarda il denaro, secondo me il denaro ci sarà, magari non sarà tanto quanto vorrete voi, ma io ho come la sensazione che qualcuno potrebbe iniziare a guadagnare di più. Vuoi per un lavoro nuovo, vuoi perché c'è stato o ci sarà meglio detto, una promozione, un aumento di stipendio, un cambio di ruolo. Io comunque ho la sensazione che i soldi non vi mancheranno. Tenete presente che avete anche l'imperatore qui a inizio lettura, se parlassimo invece di progetti, anche qui ho la sensazione che, allora, uno, o potrebbe esserci un cambio, cioè del tipo termino il progetto precedente e ne inizio un altro. Potrebbe essere, come vi dicevo prima, come vi ho accennato prima, un progetto potrebbe essere il decidere di mettere su famiglia, di avere figli, di magari andare a vivere insieme. Vedo, che questo trimestre sarà, diciamo, focalizzato su quello che è la parte economica della vostra vita. Indipendentemente da chi avete di fianco o no, sento come se lavorerete per costruire il vostro patrimonio, la vostra ricchezza. Che non è detto che sia necessariamente una ricchezza economica, anche se lo vedo tanto, può anche essere una ricchezza intellettuale, perché, come vi dicevo prima, per qualcuno questi due quattro di bastoni sono un, un momento di introspezione, di riflessione, di autoanalisi, come se arrivasse una comprensione diversa, migliore, mi viene quasi da dire. Andiamo a vedere qualche oracolo. Uh. Allora, qui abbiamo oracolo numero 15. Qui parla di messaggi, diciamo messaggi segreti, ma avete la stella 3 volte, 1, 2 e 3. Quando c'è la stella si parla di canalizzazioni, sono i messaggi che arrivano dall'altro. E difatti anche qua vi parla del mondo degli spiriti, di messaggi, di assistenza e di memorie. Qualche cosa mi dice che guardate, sto trattando in questo momento il sesto chakra nella sezione degli abbonati
Il sesto chakra è proprio quello con cui si canalizza, si visualizza e siccome qui parla di memorie, nel sesto chakra come si fa a, diciamo, cogliere quelle che potrebbero essere le visualizzazioni per il futuro? Si interpretano gli schemi del passato e si proiettano sul futuro. Quindi secondo me qui c'è come un momento dove farete il punto della situazione. Poi abbiamo carta numero 24 e infatti anche questa carta mi parla delle radici, mi parla da dove venite, qual è la vostra famiglia di origine, quali sono le vostre regole basi, quali sono le ideologie che avete imparato e che adesso non vi servono più. E parla di rispetto, parla di liberazione, di sopravvivenza, di libertà. Cioè io ho come l'idea che ci sia qualcuno che si staccherà dal nido o si staccherà da qualche cosa in questo periodo. Andiamo a vedere ancora un koan. Il nonno muore, il figlio muore, questa è fortuna. Ve la metto un po' più in giù così la vedete. E questa è una carta interessante, ragazzi. Il nonno muore e fin lì va bene. Il figlio muore, ecco, questa è una di quelle cose contro natura, che i figli muoiano prima dei genitori. Però qua vi dice questa è fortuna, come se vi facesse tenere presente che anche se questi progetti che potremmo chiamare nostri figli muoiono, quando succede è perché si apre un nuovo panorama davanti a noi e quindi è un po' come se vi invitassero ad accogliere quanto di nuovo potrebbe arrivare. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video se pensate che possa essere utile a qualcuno. E nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, vi basterà contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un corso, è un percorso, se vogliamo, di formazione di metafisica. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!